possiamo andare a farci un giro a grado oggi, no? Un giro a grado. Era ora che mi portassi a grado al mare, no? Hai ragione, hai ragione. Mesi. No, allora prepariamo una 50-60 di chili di bagagli per andare a grado. Certo. Come i veri. Non troveremo neanche parcheggio. Hai ragione. Quanta fatica facevo quella volta. Dopo 70 km siamo arrivati all'inizio del TET. Dove esattamente? Abbiamo superato Podnanos, dove l'abbiamo intercettato. Adesso facciamo ancora un pezzo di asfalto di trasferimento del TET e dopo speriamo inizi fuori strada. Le moto sono pronte. Così vediamo come va con le moto cariche. Sì, io non mi sposto perché indietro ho lo zaino, davanti ho il tag bag, praticamente sono incastrata qua dentro. Staremo a vedere, però dai, sono sicura che mi abituerò. Mashallah, mashallah. Mashallah. Eravamo alla ricerca di un percorso alternativo a quelle strade asfaltate per attraversare i Balcani che Amedeo aveva già percorso ben 7 volte nei suoi viaggi in Centro Asia. Per noi che viviamo in Friuli poi i Balcani sono dietro la porta di casa. Bellissimo qua! Così abbiamo scoperto il TET, che è l'acronimo di Trans Euro Trail, un percorso GPX di 51.000 km dai confini dell'Africa al circolo polare artico. Creato dalla comunità dei motociclisti d'avventura e messo a disposizione gratuitamente sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione. Stavi per prendere il posteriore anch'io, c'erano dei punti di ghiaia a fonda, iniziato. Che bello! E noi siamo già nei casini. A differenza dei video precedenti, sto montando questi video settimana dopo settimana in viaggio, per cui noi vogliamo arrivare in Pakistan, ma restate con noi perché tutto può succedere e scopriremo assieme come andrà avanti questa avventura. Sto respirando. Cazzo, qua c'è un passaggio strettissimo fra. No, è meglio che facciamo in due. Vediamo qua quanto è stretto. No, qui butti tutto a sinistra, zampe giù. Il problema è il bagaglio, Spesso le immagini non riescono a mostrare né le pendenze del terreno né le larghezze reali dei passaggi, perché registrando con le GoPro in Super View tutto sembra più largo rispetto alla realtà. Amedeo ha fatto la prima caduta del viaggio. Non l'ho fatta io per una volta. Ok, dai, tiriamola su. Allora, 3, 2, 1. Ok. Non c'è impossibile te la mettere sul cavalletto. Sì, lo devi tenere. Che faccio? Provo ad andare su. Fai una bella retro piccola. Questo passaggio l'abbiamo fatto in due perché alla sinistra c'erano delle rocce sporgenti che avrebbero impedito di controbilanciare la moto con il nostro peso se la ruota fosse finita nei solchi di pietra, facendo cadere la moto in una voragine, decretando così la fine del viaggio a soli 80 km da casa.
alle volte ci si ritrova a non seguire il manuale del perfetto endurista a favore di manovre che ti fanno sentire più sicuro nel superare guai. Che questa è fatta. Ci sono dei sassi invalicabili tipo. Del track ne abbiamo? Cazzo, ci sono dei punti dove vado talmente alta che non tocco un cazzo se bisogna, c'è una strada. Silvano, dove sei? Io sono qua, sono a Gibraltar. Guarda, adesso si va di lì, nei boschi. Oggi sei super pietra. Sassolini ma anche terreno. Sono caduta. No. Mi senti? Caduta! Ok. Oh Gesù!
È ben lontana l'agilità che avevo sperimentato in allenamento e alla Gibraltar Race, carica come sono adesso con l'equivalente del mio peso, 50 kg, in bagagli. Restate con me, che nei prossimi video vi racconterò cosa ci siamo portati per affrontare questo viaggio. Come fango? Veramente
una fiata. Che bello qua! Oh cazzo, che cazzo! Una mano. Sì, sto un attimo di provare a vedere se riesco a girare con i mezzi. Se vuoi ti do una mano. Altezze. Così? L'ho ripreso! L'ho visto! Come corre! Vai! Io lo giro. Capriolo, mi è passato un centimetro dalla faccia!
sacco, devo tornare indietro. Che? Perché se vai a vedere ti viene il panico. Dal ripetitore la traccia proseguiva in una strettissima e ripida discesa erbosa con alcuni sassi pronti a sbalzare la moto lungo il crinale della montagna. Abbiamo preferito evitare e siamo tornati indietro per riagganciarci al TET 1 chilometro più avanti. E con un tuffo nelle acque bagnate della Croazia e della Slovenia si conclude il nostro TET Slovenia. 2 giorni. 2 giorni, alcuni paesaggi impegnativi, ci siamo molto divertiti e adesso iniziamo con la Croazia. Alla prossima!